Ciao a tutti. Il narcisismo è un costrutto psicologico complesso e multidimensionale che si manifesta in varie forme e sfumature. Tradizionalmente il narcisismo è stato visto come un tratto unidimensionale caratterizzato da un'elevata autostima, un bisogno eccessivo di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Tuttavia, ricerche più recenti hanno evidenziato che il narcisismo non è un concetto monolitico, ma può essere suddiviso in diverse tipologie, ciascuna con caratteristiche e manifestazioni uniche. Tra queste emergono in particolare tre forme principali: il narcisismo agentico, il narcisismo antagonista e il narcisismo nevrotico. Queste categorie offrono una comprensione più sfumata di come il narcisismo si esprime in differenti contesti e persone. Il narcisismo agentico è una forma di narcisismo che si concentra principalmente sull'autopromozione, la realizzazione personale e l'affermazione di sé. Le persone che manifestano questo tipo di narcisismo tendono a vedersi come eccezionali e degni di ammirazione per le loro capacità, il loro talento o le loro realizzazioni. Questo tipo di narcisismo è strettamente legato alla capacità di un individuo di agire in modo indipendente, prendere decisioni e raggiungere obiettivi personali. Le caratteristiche principali del narcisismo agentico includono un alto livello di ambizione, una forte fiducia in se stessi e una tendenza a cercare il successo e il riconoscimento. Tuttavia, questa forma di narcisismo può anche portare a comportamenti egoistici e alla strumentalizzazione degli altri per raggiungere i propri obiettivi. I narcisisti agentici possono apparire affascinanti e carismatici, ma il loro interesse primario risiede nel consolidamento della propria immagine e status. Un aspetto interessante del narcisismo agentico è la sua relazione con il successo professionale e sociale. Le persone con un forte narcisismo agentico possono eccellere in ambienti competitivi, poiché la loro autostima è strettamente legata alle loro realizzazioni e alla percezione degli altri di tali realizzazioni. Tuttavia, questa forma di narcisismo può anche portare a problemi interpersonali, poiché la continua ricerca di successo e di approvazione può creare tensioni nei rapporti con colleghi, amici e familiari. Il narcisismo antagonista è una forma di narcisismo che si manifesta attraverso comportamenti aggressivi, manipolatori e opportunistici. Questa forma di narcisismo è caratterizzata da un senso di superiorità, di ostilità verso gli altri e un'inclinazione ad entrare in conflitto. I narcisisti antagonisti vedono spesso il mondo come un'arena competitiva in cui devono prevalere sugli altri per mantenere la loro autostima. Le caratteristiche distintive del narcisismo antagonista includono la tendenza alla rivalità, alla manipolazione e alla vendetta. Questi individui possono essere estremamente critici e giudicanti nei confronti degli altri e non esitano a usare l'inganno o la coercizione per ottenere ciò che vogliono. Inoltre, il narcisismo antagonista è spesso associato ad un atteggiamento di ostilità e disprezzo verso le norme sociali e i limiti morali. Dal punto di vista relazionale, i narcisisti antagonisti possono essere difficili da trattare. La loro tendenza a vedere gli altri come concorrenti o minacce li porta spesso a sminuire, sfruttare o manipolare le persone intorno a loro. Questo può creare un ambiente sociale tossico in cui le relazioni sono caratterizzate da conflitti e tensioni costanti. Inoltre, la mancanza di empatia tipica del narcisismo antagonista può rendere difficile per questi individui stabilire legami affettivi genuini e duraturi. Il narcisismo antagonista è anche strettamente collegato ad altri tratti della personalità disfunzionali, come il machiavellismo e la psicopatia. Insieme questi tratti formano la cosiddetta triade oscura della personalità,
che rappresenta un insieme di caratteristiche altamente disattrattive e potenzialmente dannose per le relazioni interpersonali e per la società nel suo complesso. Il narcisismo nevrotico rappresenta una forma di narcisismo che è profondamente radicata nell'insicurezza, nella vulnerabilità e nella fragilità emotiva. A differenza del narcisismo agentico, che si basa su un senso di grandiosità e di autostima elevata, il narcisismo nevrotico è caratterizzato da un'autostima instabile e da una continua ricerca di approvazione esterna per compensare sentimenti di inadeguatezza e di ansia. Le persone con narcisismo nevrotico possono mostrare un bisogno costante di rassicurazione e possono reagire in modo eccessivo alla critica o al rifiuto. Questo tipo di narcisismo è spesso accompagnato da sentimenti di vergogna, senso di colpa e ipersensibilità alle opinioni degli altri. Nonostante il desiderio di essere ammirati e apprezzati, i narcisisti nevrotici sono spesso tormentati dal dubbio su se stessi e dalla paura di non essere all'altezza delle aspettative altrui. Un altro aspetto centrale del narcisismo nevrotico è la tendenza alla ruminazione mentale e all'autoassorbimento. Questi individui possono essere ossessionati dalle loro imperfezioni e dalle loro mancanze e possono trascorrere molto tempo a preoccuparsi di come vengono percepiti dagli altri. Questo può portare a comportamenti evitanti e alla difficoltà di affrontare situazioni sociali o lavorative che potrebbero esporli al giudizio o alla critica. Dal punto di vista clinico, il narcisismo nevrotico è spesso associato a disturbi d'ansia, a depressione e ad altre forme di psicopatologia. Le persone con questa forma di narcisismo possono cercare conferme esterne attraverso relazioni disfunzionali o comportamenti autolesionistici nel tentativo di alleviare la loro angoscia interiore. Tuttavia, questi tentativi spesso falliscono, lasciando l'individuo intrappolato in un ciclo di insoddisfazione e di sofferenza emotiva. In sintesi, il narcisismo, in tutte le sue forme, rappresenta una sfida complessa sia per chi lo vive, sia per chi interagisce con individui narcisisti. Le diverse tipologie di narcisismo, agentico, antagonista e nevrotico, evidenziano come questo tratto possa manifestarsi in modi profondamente diversi, influenzando le dinamiche interpersonali e il benessere psicologico delle persone coinvolte. Comprendere le differenze tra queste forme di narcisismo è fondamentale per sviluppare strategie efficaci di intervento e di supporto, sia in ambito clinico che nelle relazioni quotidiane. Mentre il narcisismo agentico può essere associato ad un certo grado di successo e realizzazione personale, il narcisismo antagonista e nevrotico tendono a creare più problemi che benefici, sia per l'individuo che per coloro che lo circondano. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.